Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Allora, ho un piccolo problemino con la Switch Frankenstein che ho fatto. Il Joy-Con di destra si disconnette. Ho letto online che potrebbe essere il carrello che fa cilecca. Quindi ne ho ordinato uno nuovo su AliExpress, pagato 6-7 euro, una roba del genere, spedito, e oggi lo andremo a sostituire. Così vediamo se effettivamente il problema è questo o c'è qualcos'altro, perché io ho pulito con alcol isopropilico, un po' si era rimediato, ma poi ha continuato a fare l'errore. Ho provato a riassociare i controller, ma nulla di fatto, quindi andiamo all'estremo praticamente. Dovremo aprire la Switch da dietro, andare a sostituire il carrello e riprovare. Andiamo. Allora, ci servirà il nostro fidato set di cacciaviti che ci accompagna sempre, la slitta nuova e naturalmente la Switch, a cui andremo a togliere per prima cosa i Joy-Con, e iniziamo la procedura. Allora, ci vogliono le viti a 3 punte per la scocca, piccole. Le viti non sono tutte uguali, quindi ricordatevi da dove le togliete. Madonna, se sono fissate ste viti. Poi qui abbiamo una croce, qui a croce, qui a croce, qui a croce. Ok. Fate attenzione che sono belle piccole, si fa presto a perderle. Se avete il vostro classico bicchierino, vi consiglio di averne qualcheduno in più per poi dividerle e sapere esattamente dove vanno. Poi togliamo la micro SD da qua, smontiamo questa, togliamo questa centrale, vediamo se fa ancora resistenza. No, ok. Togliamo anche questa centrale. E abbiamo tolto la scocca. Ok, dopo una piccola pausa perché si è surriscaldata la telecamerina, smontiamo il lettore di schedine SD. Ora c'è uno dei miei peggiori nemici, oltre a me stesso, il flat. Dobbiamo fare una leggera pressione da sotto, da qua, per staccarlo. Ed ecco che viene via. Attenzione a non rovinarlo. Ora dobbiamo smontare questa scocca. Oh, mi trema un po' la mano. Infatti certi lavori di precisione io non sono proprio fatto per farli. E qua. Poi c'è questa. Ah, c'è anche questa centrale. Oh, dove vai? Voilà. Può darsi che vi faccia un po' resistenza perché qui c'è la pasta termica, a me non ne ha fatta. Ora stacchiamo la batteria. Voilà. Smontate anche le viti. Togliamo il flat. Eccolo qua. Mettiamo da parte e prendiamo il pezzo nuovo che io ho messo qua. Come dicevo, allora, questi contattini che vedete qua sotto, appunto, vanno sotto. Li inseriamo nello slot. Oh, mi trema la mano, panico, paura.
richiudiamo il flattino e rimontiamo il carrellino. Allora, una volta rimontata la batteria, riaccendete la switch, ricollegata, va? Semplicemente basta premere all'ingiù, non è difficile. Nintendo Switch. Ricolleghiamo il controller. E funziona. Ok, l'operazione è riuscita. E rimontiamo la Switch. Ok ragazzi, anche la Switch l'abbiamo recuperata, funziona tutto perfettamente, sono contento, con 6-7 euro me la son cavata, un po' di buona volontà e di pazienza, la mano mi tremava quindi avevo paura. Una cosa che non vi ho detto, fate fare una giusta piega al flat senza esagerare perché si potrebbe rompere e dovete ricomprare il carrellino da capo, perché dietro ci va una vite, quella vite non deve andare a perforare il flat, quindi stateci attenti quando la rimontate. Per il resto, per questo video era tutto. Ah no, vi ricordo che vi lascio in descrizione il mio link referral Amazon, che se voi acquistate qualcosina da questo link su Amazon, magari salvatelo tra i preferiti. A me riconosce qualcosa perché è come se vi consigliassi Amazon e voi non pagate niente in più. È un modo gratuito per aiutare il canale con attrezzature e cose per fare video, che potrebbe essere un vecchio PC o quello che sia, e possiamo magari aiutare il canale a crescere. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!